Il vostro Mussolini non è un socialista ordinario. Credetemi, voi lo vedrete forse un giorno alla testa di un battaglione sacro, salutare con la spada la bandiera italiana. È un italiano del XV secolo, un condottiero. Non si sa ancora, ma egli è l'unico uomo energico, capace di riparare le debolezze del governo. Questo è quello che pronuncia Georges Sorel nel 1912 quando scopre chi è il nuovo direttore dell'Avanti, ovvero un giovane Benito, quindi una persona che sostiene la linea del socialismo rivoluzionario in contrapposizione a quella moderata di Filippo Turati. 1912, quindi siamo 10 anni prima della presa al potere del fascismo, 7 anni prima della fondazione ufficiale del fascismo, se per tale intendiamo i fasci italiani da combattimento, siamo 3 anni prima dell'ingresso dell'Italia nella prima guerra mondiale, quindi siamo 3 anni prima delle condizioni di partenza per il nascere del fascismo. Georges Sorel prevedeva il futuro? Semplicemente no, semplicemente il fascismo italiano è stata una storpiatura di quella che è stata una corrente di pensiero nata in Francia proprio da Georges Sorel, ovvero quella del sindacalismo rivoluzionario. Signori, io non ho mai studiato il francese né mai pronunciato, quindi questo video sarà pieno di pronunce assai interessanti. Leviamoci subito il tasto dolente. Cosa enuncia il sindacalismo rivoluzionario? Primo e più importante punto, la separazione netta tra il lavoratore e la politica. La classe operaia è talmente numerosa, è talmente forte che può costituire un ingranaggio a sé stante per il corretto funzionamento della società. Non ha bisogno di affidarsi alla politica. Ne deriva quindi che il lavoratore può far valere da sé la propria voce, con l'unica istituzione apolitica in cui può organizzarsi, ovvero il sindacato. Ne consegue il secondo punto, l'azione e la lotta. Le masse proletarie hanno i loro strumenti per far valere la propria voce. Il primo e il più importante di tutti è lo sciopero. E no, non mi riferisco agli scioperi del venerdì così ne approfittiamo per fare il ponte. Parlo dello specifico sciopero generale, quando in un determinato paese viene decretato dall'unione dei sindacati che un determinato settore è fermo completamente fino a data da destinarsi, fino a che non si ottiene quello che si vuole. Scioperi e boicottaggi sono gli strumenti della classe operaia, la parola e le promesse sono gli strumenti della classe politica, a ognuno il suo. Se bisogna far valere la propria voce, bisogna farlo però solo ed esclusivamente con la violenza. La violenza è natura intrinseca dell'essere umano, in ogni epoca e in ogni luogo. La violenza, o come preferisco chiamarla io, il combattimento, serve a ringiovanire la popolazione, serve a porsi in contrapposizione con la borghesia. Chi ha voglia di combattere se si ha a disposizione un comodo divano e tutte le ricchezze di questo mondo? Serviva ai tempi a dare nuova linfa al proletariato, dato che era già mezzo secolo che giravano gli scritti di Marx. Ultimo, ma non meno importante, l'importanza del mito. Questa è più una prerogativa solo di Georges Sorel piuttosto che degli altri teorici del sindacalismo rivoluzionario. Il mito è letteralmente la storia che giochiamo a raccontarci. Non mobiliti le masse dicendo loro siamo incazzati, è il momento di fare giustizia. Mobiliti le masse dicendo loro che stanno facendo la storia con la rivoluzione del proletariato, dai! Il mito addirittura conta più dei fatti nella visione soreliana. Non penso che possa essere descritta in modo più semplice la corrente di pensiero del sindacalismo rivoluzionario, non in questo video almeno. Questo è il vero, unico, primissimo, originale, semi-originario di quello che sarà poi il fascismo in Italia. Però qui siamo in Francia, quindi com'è possibile che tutte queste cose nate qui non trovano applicazione proprio in Francia? Anzi, non è corretto dire che non trovano applicazione, perché queste idee in realtà in secondo piano seguiranno la stessa parabola storpiata del fascismo italiano, per esempio dal banale, in questo caso banale interventismo della prima guerra mondiale, fino all'apertura alle destre, quantomeno al dialogo con la destra nel dopoguerra negli anni 20 e 30. Tuttavia, a differenza dell'Italia, il fuoco non appiccherà mai, non riuscirà mai a prendere veramente la popolazione. Come mai? Ricordiamo che l'Italia nel primo dopoguerra si trova a gestire per la prima volta la crisi e il degrado sociale che scaturisce dalla guerra e dal dopoguerra. Ma in Francia, nonostante ci sia lo stesso questa crisi, viene messa in coda, diciamo, perché ci sono altre questioni più importanti e più antiche da risolvere e che erano appena cambiate, come, per esempio, ci si era appena vendicati dai tedeschi dopo decenni. Je suis, oui j'aime le canon, la mitrailleuse dans l'air. Georges Sorel non passava le sue giornate a pensare ai sindacati, scommetto faceva anche altro nella vita. Questo altro trovava applicazioni in un paese in preda a profondi cambiamenti. Sorel vede per esempio la Comune di Parigi, vede cosa può succedere alle masse popolari quando sono mosse da un fuoco interiore, vede quanto sono forti da sole, vede come non hanno bisogno di essere governate, possono tranquillamente farlo da sole. Come ogni altro francese però vede anche un'altra cosa, la sonora e umiliante sconfitta contro la Germania. Lo storico impero francese
francese, quella che fu la patria di Napoleone, venire annientata da questa nazione tra l'altro appena formata. La Germania era appena nata e già aveva sconfitto la più grande potenza europea, strappando l'Alsazia-Lorena da quest'ultima. È proprio qui che dobbiamo introdurre un concetto fondamentale per capire la mentalità francese, ovvero la germanofobia, che non è la paura dei germi, ma è la paura dei tedeschi, della Germania. In realtà paura mista odio, paura perché questi sono dei barbari che vivono di guerra, odio perché hanno portato via un pezzo di Francia, odio perché sono protestanti se non addirittura pagani, al contrario di noi cattolici, paura perché basta un passo e sono a Parigi. Noi guardiamo la mappa e ci viene scontato, vabbè, mal che vada arrivano a Parigi dei nemici, si può retrocedere verso ovest, ma soprattutto verso sud, che c'è pieno di territori liberi. Insomma, è difficile far capire questa cosa al francese medio, perché come abbiamo detto, nel corso dei secoli la Francia contemporanea, anche allora, è stata modellata secondo il modello parigino. Diciamo che Parigi è tutto per la Francia, allora come oggi, se cade Parigi, cade la Francia. Questo perché Parigi è la capitale sia politica, che economica, che culturale, che linguistica, addirittura religiosa in passato. Accanto al sentimento di germanofobia però si crea un'altra cosa nella mente dei francesi, ovvero il revanchismo. Ci avete portato via l'Alsazia-Lorena, i conti non sono chiusi, è questione di tempo, magari di decenni, ma ci prenderemo la nostra vendetta, vi sconfiggeremo e l'Alsazia-Lorena tornerà a noi, e magari ci prendiamo anche qualcosa in più. Revanchismo e germanofobia diventano due elementi cardine della propaganda e della politica francese, solitamente negli ambienti nazionalisti, ma talvolta anche nei salottini delle sinistre, proprio perché la sconfitta del 1870 è stato un trauma che ha colpito tutti quanti, indipendentemente dalle loro ideologie. Germanofobia e revanchismo saranno anche alla base di un evento cardine che spaccherà la Francia in due alla fine del secolo, l'affare Dreyfus. Chi altri se non Dreyfus, mi verrebbe da dire? Il giovane capitano era la vittima perfetta da sacrificare per la Francia di fine Ottocento. Come abbiamo fatto nel 1870 a perdere in maniera così disastrosa? Ci deve essere stato un complotto interno all'esercito, mi sembra ovvio. Vuoi vedere che era proprio un alsaziano come Dreyfus? Loro parlano tedesco, non sono propriamente francesi. Il capitano poi è anche ebreo. Anche gli ebrei non sono propriamente francesi perché si sa, gli ebrei rimangono ebrei, sono difficili da assimilare. Vogliamo poi indagare davvero sul marciume dell'esercito? Non possiamo correre questo rischio. Se cade l'esercito, come ci vendichiamo dei tedeschi? Con le parole? Ecco che tra l'Ottocento e il Novecento l'opinione pubblica francese viene martoriata da tutto questo. Tutte quelle paure e quell'odio trovano di nuovo conferma, erroneamente, con lo scandalo Dreyfus. Ah, tra l'altro, è proprio questo l'evento che inizierà a piantare i semi dell'antisemitismo nell'Europa occidentale. Nell'Europa orientale ci penseranno i russi, qua da noi i francesi. Se in questo clima di corruzione c'è qualcuno come Georges Sorel che si pone verso la rivoluzione per cercare di risolvere le situazioni dicendo serve la rivoluzione per spazzare via questo liberalismo corrotto, c'è qualcuno che compie anche il passo opposto, il ragionamento opposto. Qualcuno che dice forse abbiamo sbagliato a mettere in discussione proprio tutto. La Francia contemporanea nasce secondo dei paletti e dei valori ben precisi. Possiamo mettere in discussione molte cose, ma non questi paletti, come per esempio la monarchia e la religione. Questo è il ragionamento che compiono persone come Charles Maurras. Le tradizioni sono dure a morire. A quei tempi in Francia c'erano nostalgici bonapartisti, i nostalgici della Comune, i nostalgici della Rivoluzione francese, gente che faceva notare come la rivoluzione della borghesia fu una vittoria a metà, come se mancassero dei passaggi. E infine troviamo i nostalgici del vecchio regime, come Maurras. Già dai tempi della rivoluzione c'è qualcuno che si schierò con il trono e con l'altare. È ciò che succede in Vendée. La controrivoluzione di Vendée fu il tentativo disperato della nobiltà, il clero e del terzo stato di opporsi al cambiamento. Fu ovviamente una sonora sconfitta per loro, però moltissimi altri continuarono a vedere con astio la rivoluzione e a trovare in questa i problemi della Francia moderna. Tra l'Ottocento e il Novecento questi sentimenti popolari vengono raccolti attorno alla figura di Charles Maurras e del suo partito, l'Action Française. Viene coniato addirittura un termine per descrivere questo spettro politico di reazione, ovvero il morassismo, corrente di pensiero che unisce le storiche idee reazionarie di Francia, tra le più vecchie e le più recenti, mischiata al pensiero politico del dottor Maurras. Vediamola insieme. La prima e la più importante: si stava meglio quando si stava peggio. Rinnegazione totale della rivoluzione francese e ritorno all'ancien régime. La Francia deve tornare a essere una monarchia e a essere cattolica.
Occhio però che qui casca l'asino. Quando il francese medio tra l'800 e il 900 pensa ai bei tempi andati, pensa ovviamente a Napoleone, l'apice della potenza francese. Napoleone però è venuto dopo la rivoluzione e, utilizzando un termine inglese, con questa ha fatto una specie di appeasement. Napoleone ha cavalcato la rivoluzione, ma a un certo punto, per portare stabilità, ha detto ok, stop con la rivoluzione. Tutte le conquiste che ci sono state rimangono, ma non chiedete altro voi rivoluzionari, perché non avrete altro. Ah, tra l'altro, smettiamola anche di tagliare la testa a chi fa politica e facciamo anche ritornare i nobili, no? Li facciamo tornare e li facciamo forzatamente stringere una mano e stringere accordi con le nuove regole della rivoluzione, questo ve ne do atto. Nonostante quindi Napoleone abbia portato appunto la Francia al suo massimo, Charles Maurras rinnega anche tutto questo perché sono eventi post-rivoluzionari. Maurras è uno dei cosiddetti lealisti, ovvero una di quelle persone fedeli alla casata d'Orléans, i legittimisti del trono francese. Una di quelle persone inquadrate nell'ancien regime, quindi nell'antico regime. Re sì, imperatore no. Il vecchio regime dei lealisti quindi è quello dell'élite, il governo di pochi, a cui aggiungiamo un altro punto importante delle idee maurassiane, l'antiliberalismo. Mi sembra abbastanza scontato, il governo del popolo sarà anche giusto, ma porta solo casino. Porta casino e infiltrazioni, come è successo per Dreyfus. A questo elenco di idee di destra si mischiano quindi i grandi protagonisti di prima, la germanofobia e l'antisemitismo. Queste non sono idee del vecchio regime, queste sono cose più recenti ed erano idee dirette di Maurras. Quest'uomo era talmente preso dall'antisemitismo e dalla paura del tedesco che quando emersero le prime prove dell'innocenza di Dreyfus, questo comunque lo voleva condannare. Diceva: la questione non è tanto se è colpevole o innocente, la questione è l'integrità della Francia. Preferisco una Francia unita anche nell'errore, piuttosto che una Francia divisa nel giusto. Abbiamo poi un sempreverde, antisocialismo e anticomunismo. Figurati se un qualcosa che viene dalla Russia, che ricordiamo ha tradito la Francia, può essere anche solo preso in considerazione. Ultracattolicesimo poi, è una normale conseguenza, no? Guarda caso i nemici della Francia sono o ebrei, o atei, o protestanti. Abbiamo poi anche del sano razzismo e del sano nazionalismo, infatti fa una grande giocata quando parla del cattolicesimo. Lui dice che la religione deve essere più un modello culturale piuttosto che una parabola da seguire. Come faccio ad amare il mio prossimo se detesto tutti quanti praticamente? Insomma, la reazione in tutto e per tutto. La componente nazionalista è talmente elevata che abbiamo anche una specie di anticapitalismo, in primis perché viene dall'America e quindi la cosa non ci sta simpatica, e in secondo luogo perché c'è il rischio che qualcuno possa anteporre il guadagno piuttosto che il bene della nazione e la cosa non ci piace. Questa è la situazione politica francese agli inizi del Novecento, ideologie vecchie e nuove che si scontrano a vicenda, chi è da una parte e chi è dall'altra, addirittura un paio di questioni insinuate nella mente di tutti i francesi, indipendentemente da che parte sono. Com'è possibile quindi che con tutti questi ingredienti il fascismo non prenda piede in Francia, mentre in Italia con la metà della metà della metà di questi elementi prenda poi piede? La storia segue un corso naturale degli eventi, il tutto però salvo imprevisti. Oui, elle ville, j'aime l'oignon quand il est bon. J'aime l'oignon, oui, elle ville, j'aime l'oignon, j'aime l'oignon. Nella prova che ci colpisce, la Francia sarà eroicamente difesa da tutti i suoi figli. Nulla spezzerà la sacra unione del popolo francese attorno alla Repubblica. Questa è una frase estrapolata dal discorso dell'allora presidente della Repubblica francese Raymond Poincaré. Nell'originale francese c'è un termine particolare, la sacra unione, union sacrée. Questo è importante specificarlo, la Francia si trovava dentro un'alleanza militare, quindi non è che non si può fare la guerra si fa in automatico, non è un'opzione la neutralità. Poi, mentre la si fa, mentre si va al fronte, si discute di quanto sia giusto e sbagliato, chi è a favore e chi è contro, ma nel dubbio la si fa. È da qui che nasce l'atteggiamento dell'unione sacra, ovvero il mettere in pausa il dibattito politico tra le destre e le sinistre per fare il proprio dovere. La faida tra rivoluzione e reazione si ferma per ricordare a tutti che la Francia è in pericolo e bisogna difenderla, ricordando che tutti, da destra a sinistra, avevano quei sentimenti revanscisti e germanofobi. All'interno sia delle sinistre che delle destre poi abbiamo i vari fronti, interventisti e neutralisti. Neanche a dirlo, il nostro amico Charles Maurras e di conseguenza il suo partito è profondamente interventista,
guarda un po' che bella occasione per vendicarsi dei tedeschi. Dall'altro canto però anche Giorgio Sorella del sindacalismo rivoluzionario è profondamente interventista, perché la guerra può essere quel catalizzatore per svegliare le popolazioni e farle capire che il cittadino armato può fare tante belle cose interessanti. Anche al di fuori di questi due semi del fascismo francese però il dibattito si scalda. Caso eclatante è quello di moltissimi socialisti che mettono un attimo da parte le credenze dell'internazionale proletaria. Non si fa la guerra agli altri proletari, finché poi si ricordano di essere francesi all'ultimo. La paura e l'odio per il tedesco è più forte della credenza politica. In realtà questa cosa dell'anteporre il nazionalismo al sindacalismo non avviene solamente in Francia. Vi riporto per esempio una frase di Filippo Corridoni, sindacalista italiano. I proletari di Germania hanno dichiarato di essere prima tedeschi e poi socialisti. Ecco un nuovo fatto che noi ignoravamo e che abbiamo avuto il torto di non intuire. Quello che succede dopo lo sapete, l'avanzata tedesca, il miracolo, la trincea, il disastro, cambio giro e vittoria finale. Quello che ci interessa a noi. La Francia esce vittoriosa dal conflitto. Anzi, più che dire che ha vinto, diciamo che non ha perso, perché ciò che salva unicamente la Francia è stato il coraggio dei soldati francesi, Se non fosse stato per loro alla Marna, allora i tedeschi sarebbero arrivati a Parigi e ciaone! L'esercito francese era abbastanza marcio tra carriere e corruzioni e ovviamente metteteci anche la cara e vecchia scuola mentale francese. I soldati non vogliono combattere? Bene, vanno fucilati tutti allora! I soldati di trincea quindi tornano a casa, parliamo di circa 6 milioni di persone, e sanno benissimo che la vittoria è solamente merito loro, non dell'elite, che con i loro metodi si sono dimostrati spesso più nemici che amici, e soprattutto si accorgono di una cosa particolare. Guarda te, senza la politica siamo stati più uniti che mai. In Francia in tempi antichi la politica la faceva il re, questo causava problemi. Poi c'è stata la rivoluzione, la politica ha iniziato a farla al popolo, questo ha risolto dei problemi ma ne ha creati di nuovi, come quello della spaccatura nazionale. Qua in trincea abbiamo capito una nuova cosa. Toglila proprio la politica. Alla fine cos'è la politica se non l'amministrazione del paese? Se togli la politica, togli la spaccatura interna della Francia. I 6 milioni di reduci ovviamente fanno fatica a reintegrarsi nel dopoguerra e non è solamente una questione di le ferite psicologiche, mentali e anche fisiche, è proprio anche una questione di percezione della verità. Solamente i soldati, persino il contadinotto della Borgogna o dell'Occitania e non il classico parigino, ha capito che è stata una botta di culo la vittoria della Francia, diciamoci la verità, è stata una botta di culo nel migliore dei casi, perché nel peggiore dei casi allora si riconosce seriamente la verità, cioè che è stato solo merito dei soldati francesi e non dell'elite. Ecco quindi che si crea la classica spaccatura all'interno del paese, da una parte chi ha intuito il marciume dello Stato e dell'esercito e che prova a dimostrarlo, fa fatica a dimostrarlo, e dall'altra parte la popolazione inebriata dalla vittoria, diciamo così. Ovviamente chi ha intuito il marciume dice le istituzioni sono marce e vanno spazzate via. Inizia a diffondersi il mito degli anciens combattants, gli antichi combattenti, i reduci, e di conseguenza crescono le fila delle associazioni degli ex combattenti. I reduci quindi rimangono organizzati e inquadrati nei ranghi anche dopo la guerra. Come non ricordare anche la nascita del Partito Comunista francese agli inizi degli anni 20, il secondo dei nuovi fronti. La patria viene accusata di tradimento non soltanto dal fervente nazionalista di destra a cui non piace il parlamentarismo, la patria viene anche accusata di tradimento dai compagni. Come avete osato intervenire? Avevamo detto che la guerra non si fa più. E poi, tra l'altro, voi socialisti vi riscoprite anche patriottici tra le trincee, ma stiamo scherzando? Viene piantato quindi il primo seme del pericolo rosso. La situazione sembra analoga a quella italiana, quindi dove stanno i punti di divergenza? Il primo e il più importante è che per un soffio, veramente per un soffio, non viene scoperchiata la terribile situazione dello Stato francese. La corruzione e la debolezza rimangono nascoste ancora per un altro po' e la vittoria serve in generale a calmare e a dare il contentino alle popolazioni. Il secondo punto è che finalmente con la vittoria della Grande Guerra alcune questioni vengono risolte. L'Alsazia-Lorena è tornata in territori tedeschi, l'impero tedesco è crollato, così anche come è crollato l'impero russo, quindi anche il resto del mondo ha visto che tutto sommato di questi ebrei e di questi comunisti non ci si può fidare, dai. Sì, è vero, ci sono 6 milioni di morti, però insomma sapevamo che doveva andare così, no? La guerra è guerra, il fatto è compiuto e ora siamo vittoriosi.
Nel dopoguerra francese quindi si verifica questo, il cittadino medio tutto sommato è contento, i sindacalisti rivoluzionari la guerra l'hanno ottenuta, ora si respira la società violenta, per loro va bene, manca solo la rivoluzione, per carità. I morassiani hanno dato un duro colpo ai tedeschi e anche agli ebrei, quindi per loro va bene, manca solo il ritorno all'antico regime, ora per carità. Se la popolazione è relativamente soddisfatta, a chi si appella al comunismo allora? Se la popolazione è soddisfatta, allora quelli che rimangono fedeli agli ambienti militari vuol dire che lo vogliono, vuol dire che sono loro il problema, non gli altri. Vanno indubbiamente compresi, ma non va modellata la società secondo le loro idee. La situazione del dopoguerra francese quindi è diversa ma non troppo dissimile da quella anteguerra. Torna al dibattito politico tra destra e sinistra, tra rivoluzione e reazione. Torna con le carte mischiate però, c'è chi è passato da una parte e chi dall'altra. Tutte le lotte politiche però vengono portate avanti da gruppi minoritari perché la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica rimane intrappolata nell'illusione della vittoria. Il revanchismo era passato, dato che la vendetta era compiuta. La paura del tedesco non dico fosse passata, ma si era di molto attenuata. Il popolo francese quindi era come guarito con quella mezza vittoria della Grande Guerra. Solamente chi ha visto il marciume e non riesce a farlo capire agli altri porta avanti le battaglie politiche e militari, piantando direttamente le unghie nel sindacalismo rivoluzionario e nel morassismo, e trascinando queste vecchie idee anteguerra nella nuova società che si andava delineando, dando origine da una parte ai gruppi di estrema sinistra, tra cui comunisti, anarchici e sindacalisti, e dall'altra parte a quelli che passarono alla storia come le leghe di estrema destra. Neanche il tempo di rielaborare la lotta politica nel primo dopoguerra che a un certo punto arriva una notizia dai vicini di casa. Il duce del fascismo marcia su Roma e prende il potere. L'Italia è salva dal caos e dal pericolo rosso. Se il mondo occidentale accoglie in un primo momento a braccia aperte chi si oppone al comunismo anche con le bastonate, in Francia il ragionamento è chiaro e semplice. Facciamo anche noi così, no? Rischiamo la spaccatura politica, rischiamo la guerra civile. Che palle, siamo ancora spaccati, divisi e corrotti. In trincea abbiamo riscoperto l'unità nazionale, quindi è molto semplice, facciamo come in Italia, portiamo la trincea in politica. Certo, da noi sarà molto più difficile, Noi siamo più ricchi, più industrializzati dell'Italia e soprattutto, cosa non da poco, almeno ci hanno dato il minimo sindacale di quello che chiedevamo. Da questo momento fino al 1936 l'intera storia della politica francese sarà caratterizzata dalla nascita delle cosiddette leghe di estrema destra, quell'insieme di associazioni, movimenti, partiti che si richiameranno in maniera più o meno diretta, con più o meno variazioni, al fascismo italiano, alcune attingendo direttamente da questo, altri attingendo alle ideologie anteguerra e altri ancora facendo un bel mischione. In ordine, 1924, Pierre Taittinger, ex ufficiale della Grande Guerra, fonda il movimento Jeunes Patriotes, Giovani Patrioti. Di ispirazione squadrista, nazionalista e antirossa, aveva idee bonapartiste, vuol dire che erano nostalgici ma di Napoleone, l'apice dell'impero francese. Per questo si odiavano con quelli dell'Action Française, i morassiani erano fan dell'antico regime, rigettando anche Napoleone. 1925, Georges Valois, anarchico e sindacalista rivoluzionario, nonché fondatore del primo ufficiale partito di ispirazione fascista al di fuori dall'Italia, Le Fachot. Decisamente più di sinistra che di destra, militò in entrambi gli schieramenti in realtà, un uomo in conflitto tra il nazionalismo e il socialismo, per cui quando arrivò il fascismo fu come una manna dal cielo per lui. Promotore dello Stato corporativo, si raccontava come la terza via, con una vena decisamente laica e anticlericale. I morassiani, neanche a dirlo, li detestavano, troppo rivoluzionari. 1927, Maurice Dorty, tenente della Grande Guerra, fonda Le Creux de Feu, le Croci di Fuoco, semplice gruppo di ex combattenti, ma è con il cambio di comando del colonnello François de la Roque che le cose cambiano. Gli ex combattenti si politicizzano, diventando fascisti ma non troppo. L'autoritarismo va bene, ma non arriviamo alla dittatura. Anticomunismo sfrenato, cattolicesimo sì, ma non certo potere al clero. Vagamente socialisteggiante, ma non rivoluzionario. Insomma, più che imitare il fascismo fu una pallida imitazione del nazismo, ecco. 1933, François Coty, industriale, profumiere miliardario, decide di giocare a fare il politico. Fu lui nel 27 che sostenne la creazione delle Croci di Fuoco, tuttavia con la venuta del colonnello Larocque queste sfuggirono al suo controllo. Così, nel 33, crea un movimento tutto suo, con blackjack e squillo di lusso. Ci mette direttamente la faccia, insomma, così nasce Solidarité Française. Il partito nasce con idee bonapartiste, quindi sono fan dell'impero sociale e popolare di Napoleone, ma è nel 34 con la morte del fondatore Coty e con il comando di
Jean Reno che il mito dell'imperatore viene abbandonato per abbracciare quello del duce. Viene adottata la camicia azzurra, il salutone classico e quella cosa della terza via. 1933, Marcel Boucard fonda il partito francista, Le Parti Franciste. Capito? Francia e fascismo, no? Francismo. Comunque, Boucard veniva dai ranghi di Morassiani e del fascio di Valois. Tuttavia, si allontana da questo quando proprio Valois prende le distanze del fascismo italiano per via della svolta a destra di Mussolini. Boucard, più pratico che pensatore, intuì la necessità di seguire la parabola italiana, senza contare che aggiunse un elemento al suo francismo che mancava nel fascio, ovvero l'odio verso i giudei, ovviamente. 1935, Eugène Deloncle fonda il Comité Secret d'Action Révolutionnaire, o più semplicemente Le Cagoule. Qui le cose iniziano a farsi interessanti perché la Cagolle aveva idee monarchiche e nazionaliste, direttamente erede dell'Action Française. Deloncle ha semplicemente detto: vogliamo il ritorno all'ordine? Perché semplicemente non lo facciamo? Ecco quindi che la più grande differenza rispetto alle altre leghe di estrema destra fu il fatto che la Cagolle fu di ispirazione terrorista e antirepubblicana, mentre tutti gli altri dicevano o facciamo la rivoluzione oppure andiamo al potere e poi lo consolidiamo come in Italia con gli strumenti repubblicani, questi dicevano proprio no, la Repubblica va proprio rovesciata. A differenza di altri che ebbero rapporti col fascismo italiano, questi erano direttamente in contatto con i servizi segreti italiani. Non a caso furono i loro membri gli esecutori materiali dell'omicidio dei fratelli Rosselli. Tra i loro sostenitori anche i grandi industriali come per esempio Eugène Scheller, fondatore, non sto scherzando, di L'Oréal. 1936, l'ex comunista Jacques Doriot fonda il Parti Populaire Français, il PPF. Se fra tutti bisogna trovare un partito da etichettare come il fascismo francese, questo è senza dubbio il PPF. C'è l'anticomunismo di tipo sovietico, una forte matrice nazionalista, la narrazione di essere sopra le parti, né di destra né di sinistra. Addirittura Doriot impedì più volte la scivolata definitiva verso l'estrema destra, tenendosi lontano dalle altre leghe con il fine ultimo di poter parlare a tutta la Francia, non solo a una parte. Tra le file del partito infatti confluirono anche i membri delle leghe un po' più vecchie, quelle della generazione precedente. Fu indubbiamente il più efficiente a livello politico. Non a caso i suoi dirigenti venivano tutti dei ranghi politici e non militari. Avevano giornali, slogan, loghi e sapevano benissimo che per vincere bisognava allearsi, cosa che le altre leghe non avevano capito. Laico e anticlericale, addirittura nemmeno antisemita e udite pacifista. La grande guerra l'abbiamo fatta tutti. Vi ricorderete quanto fa schifo stare al fronte, no? Abbiamo vinto, basta così. Spero di non essermi dimenticato nulla. Questo è quello che succede in Francia per circa un decennio, da circa la metà degli anni 20 alla metà degli anni 30. È importante specificare che anche se vi ho ordinato i partiti e i movimenti in ordine cronologico, non è che tutti sono legati e c'è una evoluzione, anzi sono tutti slegati, sono legati meglio a doppio filo e soprattutto tutti nascono, la maggior parte di questi nasce a seguito di un evento traumatico importante. Prima di procedere è importante specificare che nel 1936, col governo di Léon Blum, tutte queste associazioni filofasciste vengono messe al bando e sciolte, quindi cessa di esistere la storia dell'estrema destra francese, almeno per quel periodo. Anzi, quasi tutte, perché alcuni riescono a salvarsi in calcio d'angolo. Per esempio, le Croci di Fuoco diranno: vabbè dai, noi siamo un'associazione di ex combattenti, che vogliamo rinnegare quei poveri che sono morti nella Grande Guerra? Oppure proprio il Partito Popolare francese, paradossalmente il più fascista come organizzazione interna di questi partiti, si salva proprio perché non aveva la parte della componente armata, anche se si dichiarava apertamente fascista. Come dicevo però, la nascita di questi partiti non è casuale. Abbiamo visto come le ideologie anteguerra rivoluzionarie e reazionarie abbiano avuto un'influenza sui nuovi movimenti del Novecento. Poi però è la presa al potere di Mussolini in Italia che aiuterà queste correnti di pensiero francesi a prendere forma. Gli anni 20 però sono diversi dagli anni 30, è proprio negli anni 30 che saltano fuori le leghe di estrema destra come se fossero dei funghi, perché è negli anni 30 che succedono le cose peggiori nel mondo e in Francia. Nel 31 arrivano gli effetti del crollo di Wall Street, gettando i paesi liberali in piena crisi. Ponetevi nel contesto dell'epoca, solamente l'Italia riuscì parzialmente a resistere al crollo di Wall Street, non solo per meriti della politica interna. Banalmente è più facile fare leggi economiche quando si è uno stato totalitario, tutti obbediscono, ma anche e soprattutto perché la politica economica fascista già stava impoverendo il paese, semplicemente però lo stava facendo in modo lento e costante, quindi quando arrivò il colpo di grazia di Wall Street la cosa non si avvertì più di tanto.
Agli occhi dell'opinione pubblica europea però è decisamente più accettabile un'economia parastatale chiusa ma autoctona, autoimposta, piuttosto che un qualcosa di americano dall'estero e quindi imposto dagli altri. Un impoverimento imposto dall'esterno è più difficile da digerire che un impoverimento generale nostro. Abbiamo poi l'evento più importante di tutti. Nel 1933 Baffetto prende il potere. Il revanchismo non è mai una questione veramente chiusa. Ora in Germania c'è un tizio che dichiara apertamente che vuole rivedere i trattati, che vuole portare alla gloria il popolo tedesco, che la Germania necessita di espandersi e tutte quelle robe là. Molti erano convinti che bastava ripararsi dietro alla Maginot, mentre altri incanalano la storica paura francese nei voti delle leghe fasciste. Dobbiamo tornare ad armarci perché lo stanno facendo anche i tedeschi. Piccolo inciso, tra l'altro, qui il secolare astio dei francesi nei confronti dei tedeschi inizia un attimino a confondersi anche. Sì, detestiamo e abbiamo paura dei tedeschi, specialmente ora che si sono risvegliati, diciamo che sono rinati dalla sconfitta. Però questo pittore austriaco non è che la dice troppo sbagliata sugli ebrei, attenzione, quindi il sentimento è confusionario. I tedeschi si stanno armando di nuovo e hanno detto che vogliono espandersi e revisionare i trattati di Versailles, quindi dobbiamo reagire anche noi, dobbiamo tornare ad armarci anche noi. Paradossalmente però il metodo migliore per farlo è come stanno facendo i tedeschi, quindi dovremmo in qualche modo riuscire a separare quella che è la formula nazista dall'anima tedesca. Ci fidiamo? Non ci fidiamo? Si può fare? Non si può fare? Vediamo un po'. Ci fu poi l'affare Stavisky del 1934. Stavisky era un truffatore di origine ebraica che organizzò una maxi frode ai danni dei francesi tramite banche francesi. Neanche a dirlo, metti insieme ebreo e banche in Francia e l'opinione pubblica si scalda subito. Tra l'altro Stavisky era protetto anche dalla politica e dato che c'era sulla sinistra il gioco è fatto. Massoni, comunisti, socialisti sono tutti d'accordo e sono tutti corrotti, avete visto? La Repubblica è marcia proprio come dicevamo. Il momento più vicino in cui le leghe di estrema destra furono vicine al colpo di stato furono i moti del febbraio del 1934, quando molti esponenti dei vari svariati movimenti politici fascisti scesero in piazza a manifestare contro la Repubblica. I disordini e il futuro colpo di stato fallì per due motivi. Numero uno, non avvenne quanto successo in Italia. Le leghe non si compattarono mai, anzi rimasero assai separate. Quello è fascista e io sono monarchico, quello è nostalgico degli Orléans mentre io preferisco i Borbone di Francia, quello vuole il re, l'altro è nostalgico di Napoleone, quello lì vuole la rivoluzione sindacale mentre a me piace la chiesa. Usando le parole di chef Bruno Barbieri, non avvenne mai il mappazzone come in Italia. Il secondo motivo del fallimento è alquanto paradossale. Se a Parigi l'estrema destra faceva disordini, il resto della Francia si mobilitò in reazione. Fu una di quelle pochissime volte in cui i territori fuori la metropoli furono i protagonisti della vita politica francese, dato che contadini, lavoratori e semplicemente cittadini francesi scesero in piazza a protestare in risposta alle proteste degli estremismi di destra. Come abbiamo detto prima, se manca l'appiglio sull'opinione pubblica non riuscirai mai ad andare al potere. Ed è qui che arriviamo al governo del Fronte Popolare del 1936 con a guida Léon Blum che pone fine alle leghe di estrema destra. Il governo capisce che, a differenza dell'estrema destra, bisogna rimanere uniti per vincere, e così è. Ricordiamo ovviamente che il signor Léon Blum era socialista ed ebreo, quindi non è che era proprio tollerato in generale dai francesi, è da tutti i francesi. Une flamme sacrée monte du sol natal. Francesi. Su richiesta del signor Presidente della Repubblica, da oggi assumo la direzione del governo della Francia. Sulle radio francesi il 17 giugno 1940 il maresciallo Philippe Pétain annunciava la cessazione delle ostilità con i tedeschi e il fatto che si andava a cercare un armistizio con questi ultimi. Si ammetteva la sconfitta francese, insomma. Sarebbe nato da lì a poco il famoso governo di Vichy, lo stato collaborazionista francese fantoccio dei tedeschi. Non avvenne tutto insieme, ma a distanza di alcuni mesi un evento dall'altro. Per esempio all'inizio Vichy rimaneva una repubblica, solamente dopo un paio di mesi mi sembra Pétain assunse il comando generale dello Stato e trasformò questo in uno Stato totalitario. Con Vichy nasceva uno dei periodi più bui e indubbiamente più confusionari della storia francese. Basti pensare per esempio al fatto che era uno stato fantoccio della Germania, ma non partecipò attivamente alla seconda guerra mondiale, non faceva parte dell'asse per esempio, partecipò con dei corpi d'armata, con dei corpi di volontari, ma ufficialmente non partecipò mai alla guerra. Oggi però non ci occupiamo della questione della gestione delle colonie oppure della legione volontari dei francesi, ma ci occupiamo di questioni interne e sappiamo
sapete in cosa lo Stato di Vichy fu un vero campione? Esattamente, nella questione dei giudei. Non sto scherzando, le prime e le più importanti politiche antisemite furono di iniziativa puramente francese, non venendo nemmeno chieste dai tedeschi. L'esempio perfetto è lo Statuto degli ebrei dell'ottobre del 40, statuto che tagliava fuori questi ultimi dalla società e legittimava la ghettizzazione. Tutto di iniziativa francese. Neanche a dirlo, non solo i tedeschi invogliavano la cosa, ma addirittura iniziarono a disprezzare ancora di più i francesi. Dicevano: fino a ieri eravate contro di noi, il baluardo della democrazia, eccetera eccetera. Ora che avete perso, come per magia, siete diventati tutti filonazisti anche voi? Che patetici lecchini. Noi però sappiamo che una parte della popolazione francese non vedeva l'ora di vendicarsi degli ebrei per colpe che nemmeno avevano, avendo anche una parte della popolazione filonazista, mai però filotedesca. Celebre per esempio il rastellamento della Vel d'Hiv, dove furono arrestati circa 13.000 ebrei. Con la sorpresa dei tedeschi, le autorità francesi consegnarono anche i bambini, proprio perché una parte della popolazione francese non vedeva l'ora di purificare la Francia che era corrotta da secoli, per colpa anche e soprattutto del giudeo, che aveva portato la massoneria, la comodità borghese e il comunismo. L'esperienza di Vichy venne raccontata all'opinione pubblica con la questione della rivoluzione nazionale, come è avvenuto in Italia e in Germania, una rivoluzione vera, mica come quella russa. Lo slogan era tanto semplice quanto esplicativo: Travail, patrie, famille, lavoro, patria e famiglia, in contrapposizione allo storico liberté, égalité, fraternité. Guardate quanta corruzione hanno portato questi valori alla fin fine. Per descrivere Vichy si usa spesso la parola collaborazionista nei confronti dei tedeschi, ovviamente. Non vi stupirà sapere che non fu soltanto il maresciallo Pétain a collaborare, ma sotto di lui una schiera di politici e militari. Alcuni credendoci davvero, altri perché si sentivano obbligati, alcuni per confusione e pragmatismo, ma comunque una serie di uomini che provarono a far funzionare questa specie di stato marionetta. Nel 1936 le leghe di estrema destra furono disciolte e messe al bando. Indovinate un po' con Vichy chi risorse dalle ceneri? Proprio loro. Non commettete però l'errore di generalizzare. Questa non è che fu banalmente l'occasione dell'estrema destra francese per governare. Alcuni col cazzo che decisero di schierarsi ai subordinati tedeschi. Come accennato prima, la situazione fu confusionaria. Il francese medio è confuso. Allora, io detesto i tedeschi, però i tedeschi detestano gli ebrei e anche io detesto gli ebrei, però per detestare gli ebrei devo schierarmi coi tedeschi, però devo schierarmi non al fianco ma sotto i tedeschi. Mi piace la formula che hanno inventato i tedeschi, quella del nazionalsocialismo, ma non mi fido troppo. Per spiegare le contraddizioni in seno a quella parte di Francia che decise di collaborare, andiamo a dare uno sguardo ai partiti e movimenti attivi nel governo di Vichy. E indovinate un po' chi c'è? Action Française! Charles Maurras salutò con entusiasmo il governo di Vichy, gli piaceva questa nuova specie di monarchia del Novecento. Marcel Boucard e il suo incredibile francismo, tornati più violenti che mai, ma stavolta legalizzati dallo Stato. L'ex fondatore della Cagole, Eugène Deloncle, fonda il Mouvement Social Révolutionnaire, il movimento sociale rivoluzionario. Partecipò attivamente alla politica e sostenne apertamente il regime di Vichy, però non abbandonò le attività di terrorismo e di spionaggio, piacevano troppo ai membri. Standing ovation per il ritorno di Jacques Doriot e per il Partito Popolare francese. Dopotutto, per far digerire all'opinione pubblica che stiamo collaborando proprio con i nostri nemici tedeschi, ci vuole qualcuno in grado di farla la politica e la propaganda. Chi meglio di Doriot e dei suoi uomini? Sempre più antisemiti, tra l'altro. Rassemblement National Populaire, che non è quello della Le Pen, ma è quello di Marcel Déat, fondato nel 41, filonazista, collaborazionista e antisemita. Il governo di Vichy fondò poi direttamente la Légion Française des Combattants, la legione francese dei combattenti, una sorta di maxi associazione di reduci con il fine ultimo di fare numero e fare propaganda. Inutile dire che non tutti vi aderirono. E concludiamo con il più frizzante di tutti. 1943. Joseph Darnard fonda la Milice Française. Il buon Joseph, un militare di carriera, pensò: sapete un po' cosa ci manca? Una bella milizia, proprio come le SS tedesche. Non a caso lui stesso si arruolò nelle SS e prestò giuramento direttamente a Hitler. La milizia quindi fu una pallida imitazione specializzata nella deportazione dei nemici dello Stato, nella repressione partigiana, nel culto della rivoluzione nazionale e tutte quelle cose là simpatiche. Non mancano ovviamente corruzione e torture. L'occupazione tedesca quindi si presentò come una vera e propria nuova opportunità, per quanto malsana e terribile, di partecipare alla vita politica. Al governo di Vichy
Givenchy quindi collaborarono vecchie idee degli anni 30 e nuove idee degli anni 40. Se ci fate caso, infatti, nei partiti nati post-occupazione c'è sempre il punto fermo della collaborazione, cosa che prima chiaramente non poteva esistere. Dall'altra parte, invece, nei partiti degli anni 30, come per magia, è stata depennata quella cosa dell'odio verso i tedeschi e del revanchismo, però invece, sempre come per magia, è stata aumentata quella cosa dell'antisemitismo. Questo giochetto della collaborazione durò ovviamente fino al 44-45, quando gli alleati iniziarono a sbarcare sul continente e piano piano la Francia a venire liberata, in una prima ondata dai partigiani e in seguito dal colpo di grazia delle truppe regolari alleate. Vorrei chiudere con una nota sull'attuale situazione francese. Non troppo tempo fa la dottoressa Marine Le Pen è stata additata come la portatrice di una nuova ventata neofascista di stampo francese. Al nostro video manca tutta la parte del secondo dopoguerra e del vero neofascismo di Francia, però anche se non c'è, penso che possiamo essere tutti d'accordo sul dire che la Francia non rischia una ventata di neofascismo. Mi auguro che siamo tutti d'accordo, no? Il fascismo francese, anzi il francismo, è stato, e sottolineo è stato e non è, tutta un'altra cosa. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto, sono ovviamente esaurito per il montaggio e per il caldo, però rimango a disposizione nei commenti per tutte le domande, se ci sono dubbi, approfondimenti, insomma, lo sapete. Grazie mille, ricordatevi di iscrivervi al canale e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao!